Ciao a tutti, oggi siamo in Val Maira, per la precisione al campeggio Sorgenti del Maira. Partiamo da qui attraversando il campeggio e tenendo la strada militare per salire prima a Grange Pausa e poi sul Subeiran. Una volta entrati nel campeggio terremo l'unica strada e cominciamo a salire. Dopo circa 1,5 km attraversiamo quello che sarà il sentiero di discesa e proseguiamo dritto sulla strada, sempre in direzione Grange Pausa. Dopo circa 2 km usciti dal bosco possiamo vedere davanti a noi gli evidenti tornanti che ci condurranno a Grange Pausa. In prossimità del primo tornante troviamo una sorgente, una fonte dove riempire le borracce, Sorgenti Pausa. Arrivati in prossimità di questo piccolo ponticello possiamo scegliere se continuare la strada o svoltare a sinistra su single track per raggiungere in pochi minuti Grange Pausa. Dopo 200 metri ritorniamo sulla strada, anche qui possiamo scegliere se continuare il single track o riprendere la strada. Noi scegliamo per comodità di seguire la strada e continuiamo. Dopo 6,5 km giungiamo alla sorgente del Bachasset, dove possiamo di nuovo riempire le borracce e qui finisce la strada. Ci spostiamo quindi verso sinistra per andare a intersecare di nuovo il sentiero che abbiamo lasciato prima a Grange Pausa. Noi abbiamo deciso a Grange Pausa di tralasciare il sentiero per continuare sulla vecchia via militare, anche se a tratti non è pedalabile, ci ha comunque permesso di rimanere in sella per dei lunghi tratti e quindi di guadagnare comodamente quota. Passiamo sotto dei ruderi di una casa, addirittura un tratto asfaltato. Giungiamo così in circa 15 minuti di spintage a incrociare di nuovo il sentiero per Giorgio Frassati che prenderemo per i primi metri in salita. Arriviamo così con 10 comodi minuti in sella a prendere quel che sarà il sentiero che ci porterà al Colle della Fea. Superato il Colle della Fea, proseguiamo sull'unico sentiero in direzione Passo della Cavalla. Il sentiero alterna brevissimi tratti dove dobbiamo spingere la bici a lunghi tratti dove rimaniamo in sella la bici e andiamo a percorrere pratoni come questo, spettacolari. E con un ultimo tratto di bici a spinta puntiamo le evidenti casermette e appena sopra il Passo della Cavalla. Continuiamo sull'evidente sentiero che porta alla vetta del Subeiran. Questo spettacolare sentiero risulta ciclabile per pochi metri, continueremo spingendo le nostre bici. E così, dopo circa 30 minuti dal Passo della Cavalla, con questi ultimi metri di portage abbastanza duro, dritto, raggiungiamo la vetta del Monte Subeiran, da dove inizieremo il nostro sentiero di discesa. Siamo saliti dal Passo della Cavalla e arrivati in cima al Subeiran. Adesso proseguiamo in quella direzione, su quella cresta, per raggiungere il Colle delle Mugne. Cominciamo questo bellissimo sentiero che parte direttamente dalla vetta del Subeiran, un paesaggio spettacolare e un sentiero tratti tecnico, ma comunque
Andiamo poi a salire questo brevissimo tratto, sempre davanti a noi l'Oronaie. Proseguiamo dove ricomincia la discesa, portando sotto di noi. A parte il sentiero è molto ripido, comunque molto ben percorribile, senza difficoltà. Andiamo poi ad attraversare questo bellissimo pratone. Ed arriviamo così al Colle delle Munie, dove svoltiamo a sinistra puntando l'Oronaie e il lago d'Aptoi. Arrivati al Colle delle Munie, quindi svoltiamo a sinistra e cominciamo a percorrere questo sentiero che, almeno nella sua prima parte, è di nuovo molto ripido. Che bello! Arriviamo dunque a intersecare il sentiero che arriva dal bivacco Sartore. Proseguiamo dritto, continuando in direzione lago d'Aptoi. Arrivati a questo punto decidiamo di lasciare sulla nostra destra il bivio che raggiungerebbe il bivacco Bonelli e il lago d'Aptoi e continuiamo per raggiungere il colletto. Passato il colletto proseguiamo sul sentiero e dopo pochi metri vediamo il lago Visaisa sotto di noi. Qualche tratto un po' più ripido. In generale il terreno è molto, direi, sabbioso e quindi il grip non è mai ottimale, se non come in questo caso dove troviamo della terra. Wow! Il sentiero diventa poi di colpo molto spaccato, con pietre smosse lungo il sentiero e grossi scalini. È comunque completamente ciclabile finora. Il terreno molto sconnesso e la grande presenza di pietre sempre nel sentiero rendono questo tratto non banale, ma comunque completamente percorribile.
sentiero, cazzo. Un brevissimo tratto da fare con la bici a mano per delle pietre cadute sul sentiero, ma risaliamo subito in sella. E ci avviciniamo così al bosco. Ancora un paio di tratti dove spingiamo la bici, tratti comunque sempre molto brevi. Arrivati così allo spiazzo sopra il lago Visaisa, prendiamo il sentiero che si mette subito nel bosco, molto più fitto di come era qui sopra, e comincia a scendere. Tornantini veramente molto stretti. E questa parte è un po' più ripida dell'ultima percorsa. Siamo però molto più in basso, per cui troviamo molta più terra e quindi anche molto più grip. Serie di 4-5 tornantini veramente molto ripidi e molto stretti, poi il sentiero molla leggermente. Vabbè, fatta per amare. Che rischio. Arriviamo così dopo questo tratto veramente molto tecnico, molto dritto, ad incrociare la via che avevamo fatto in salita e proseguiamo dritto sul sentiero che ci condurrà direttamente all'ingresso del campeggio. Siamo ormai sopra al campeggio senza frontiere, quello delle sorgenti del Maira, da dove siamo partiti. Ed eccoci così giunti nel parcheggio delle sorgenti del Maira. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, Fuori Porta, e visitare il sito cicloalpinismo.com. Ale.
Chased away my problems when I went insane. Took me from the depths when I lost my name. Oh, give me something I can live for. Now everybody's wondering what's the change. They don't recognize that I have so much to say. And I never thought someone could love somebody so much.